Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi presento la mia borsa mare ad uncinetto. Credo che ormai nessuno si sarebbe aspettato una borsa da me, perché ho detto 1000 volte che non faccio borse, però questa era una cosa che avevo in mente da tanto tempo, fare una borsa per il mare, poi ogni anno provo a cominciarla, di vari tipi, e poi non la finisco. Quest'anno sono stata ispirata da un modello che abbiamo visto tantissimo, ma ho modificato praticamente in tutte le sue parti. La lavorazione è semplice, anche veloce da fare, devo dire. Un'uncinettina che lavora e che lavora, diciamo, abitualmente, secondo me in 2 o 3 pomeriggi questa borsa la fa. E non saltate l'intro, perché nell'intro vi mostro le misure, cosa ho usato, i materiali, tutto quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, se la rifarete, regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. Per fare la borsa ho usato questo cotone riciclato Macra Amore. Sono gomitoli da 250 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 200 metri. Sono consigliati uncinetti da 5-6, la composizione è 80% cotone riciclato, 20% poliestere. Io ho usato per tutta la borsa un uncinetto da 5,5 mm e solo per la parte dei manici e delle finiture un uncinetto da 4,5 mm. Per essere un cordoncino, questo filato, devo dire, non è male, non è difficile da lavorare, non è particolarmente rigido, però comunque dà sostegno al lavoro. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Passione, dove potete trovare questo filato in tanti colori diversi. Il mio è il colore 106. Per fare la borsa ho usato poco più di un gomitolo, perché un gomitolo pesa 250 grammi e la borsa pesa 300 grammi circa. Quindi con 2 gomitoli possiamo fare la borsa e magari, chi lo sa, qualche accessorio da mettere all'interno o proprio quel beauty da mettere dentro, quella borsettina piccola da mettere dentro, per mettere dentro le cose che non devono uscire dai fori della borsa, ma non vi prometto niente. Per quanto riguarda le misure, però voi che siete brave potreste farlo, quello oppure un portaocchiali da inserire nella borsa, un accessorio, un charms, insomma resta molto filato per lavorare qualcosa di abbinato alla borsa. Per quanto riguarda le misure, in larghezza è circa 48 cm, ma poi ovviamente si allarga. In altezza è alta circa 32 cm e ha una bella apertura grande per essere riempita. E in merito a questo poi durante il tutorial vi spiego come fare a fare questa apertura più grande o più piccola a seconda di come volete la vostra borsa. Per quanto riguarda la fodera, potete farla o non farla. Io sicuramente la lascerò così, perché penso che la userò più che altro come borsa da mare, come l'avevo pensata, ma se volete potete ovviamente foderarla e mettere una chiusura, una cerniera, come preferite. Io penso proprio che la userò così. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, se la rifarete, e se la rifate, mi raccomando, condividete le vostre foto con me. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo 93 catenelle. Una volta lavorate 93 catenelle aggiungiamo una catenella e iniziando dalla seconda lavoriamo 10 punti bassissimi, uno in ogni catenella, e lavoriamo nel filo che c'è dietro le catenelle, questo. E mettiamo un marker nel primo punto.
9, 10. Lavorati i 10 punti bassissimi, la ripetizione che ripetiamo è 3 catenelle, saltiamo 2 catenelle e questa volta le catenelle le teniamo sul dritto vedendo la catenella verso di noi, saltiamo 2 catenelle e nella terza lavoriamo un punto basso e ripetiamo 3 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base e nella terza lavoriamo un punto basso. Ripetiamo così in totale per 24 volte. Poi lavoriamo una catenella, saltiamo un punto e dalla catenella successiva lavoriamo di nuovo 10 punti bassissimi lavorando nel filo dietro. Una catenella, giriamo il lavoro e da qui in poi le righe sono praticamente tutte uguali. Nei 10 punti bassissimi della riga precedente lavoriamo 10 punti bassissimi lavorando solo nel filo dietro del punto. Questo è il punto bassissimo della riga precedente, anziché prendere tutti e due i fili prendiamo solo il filo dietro e lavoriamo punti bassissimi, uno in ogni punto, quindi 10. 10. Qui c'è una catenella e un punto basso. Adesso lavoriamo di nuovo archetti di 3 catenelle e un punto basso e li lavoriamo al centro di ogni archetto, cioè intercaliamo gli archetti. Lavoriamo 3 catenelle e un punto basso nella seconda catenella di questo archetto. Qui vediamo la riga precedente sul rovescio del lavoro, ruotiamo un po' le catenelle per vederle sul dritto, così, ed entriamo sulla seconda catenella lasciando verso di noi solo il filo sotto della catenella, questo, e lavoriamo un punto basso. E ripetiamo così per tutta la riga di archetti. 3 catenelle, ruotiamo un po' la catenella dell'archetto, entriamo nella centrale lasciando davanti solo il filo sotto e lavoriamo un punto basso. E ripetiamo così in totale per 24 volte. Se questa cosa di girare le catenelle e lavorare sul davanti vi sembra un po' complicata, entrate nelle catenelle da dietro normalmente. Il disegno verrà un po' diverso, ma la borsa viene bella lo stesso. Lavoriamo un punto basso anche nella catenella centrale dell'ultimo archetto, una catenella e un punto bassissimo in ogni punto bassissimo, lavorando sempre solo nel filo dietro dei punti. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo altre 4 righe identiche a quella che abbiamo appena lavorato insieme. Sono andata avanti e ho lavorato altre 4 righe come quella che abbiamo lavorato insieme. Per contare le righe basta contare le righe di archetti che abbiamo. Questa prima fila di archetti è quella della riga 1 che abbiamo lavorato sulle catenelle iniziali, quindi questa è la riga 1. Poi abbiamo visto la riga 2 insieme e poi ho lavorato altre 4 righe, 1, 2, 3, 4, uguali a quella che abbiamo visto insieme. E poi ho iniziato un'altra riga, la settima, in cui ho lavorato
come in tutte le altre, 10 punti bassissimi, tutti gli archetti della riga, ed ora non ci resta che lavorare la parte dei punti bassissimi della fine della riga, e qui c'è la differenza che lavoriamo in questa riga e nella prossima. Nella riga 7 della ripetizione, quindi, l'unica differenza che c'è è che alla fine della riga, anziché lavorare 10 punti bassissimi, ne lavoriamo solo 3. 1, 2, 3. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 8 della ripetizione iniziamo lavorando questi 3 punti bassissimi, poi lavoriamo normalmente tutti gli archetti, lavoriamo tutta la riga e poi alla fine lavoriamo anche qui solo 3 punti bassissimi anziché 10. Alla fine lavoriamo una catenella e anche da questa parte lavoriamo solo 3 punti bassissimi. Una catenella, giriamo il lavoro e queste sono le 8 righe che ripetiamo per tutta la grandezza che vogliamo per la borsa. Nella prossima riga, che sarà la riga 1 della prossima ripetizione, iniziamo da qui, lavoriamo i 3 punti bassissimi, tutti gli archetti e poi riprendiamo tutti i punti e lavoriamo fino alla fine della riga. Giriamo il lavoro, lavoriamo tutti i punti, tutti gli archetti e anche da questa parte riprendiamo tutti i punti bassissimi. E questa sarà la riga 2. Poi lavoriamo 4 righe intere e poi le 2 righe accorciate che abbiamo visto adesso. E andiamo avanti così. L'unica cosa che vi mostro adesso è come lavorare in questo punto quando dobbiamo tornare a lavorare su tutti i punti. Lavoriamo intanto sui primi 3 punti bassissimi. E il prossimo punto bassissimo che dobbiamo lavorare è questo. Ma prima di entrare nel punto colleghiamo le righe precedenti entrando in questo filo che è in testa alla riga. Solo questo filo. E poi entriamo anche nel punto corrispondente e portiamo fuori il filo da tutto. E lavoriamo tutto il resto dei punti. In questo modo colleghiamo le righe accorciate e lavoriamo di nuovo tutti i punti. Lavoriamo così sia in questa riga che nella prossima. Adesso facciamo una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo tutta la riga e poi alla fine lavoriamo nello stesso modo per riprendere tutti i punti. Sono andata avanti e ho ripetuto per 5 volte le 8 righe che abbiamo visto insieme, 6 righe intere e 2 accorciate. Questa è la ripetizione di 8 righe, 6 righe intere, 2 accorciate e ho ripetuto 1, 2, 3, 4, 5 volte. E poi ho lavorato altre 7 righe intere. Adesso lavoriamo un'ultima riga, in cui lavoriamo tutta la riga, nello stesso modo in cui abbiamo lavorato fino a qua, con l'unica differenza che anziché lavorare archetti di 3 catenelle, lavoriamo archetti di 2 catenelle. E da qui, anziché lavorare archetti di 3 catenelle, lavoriamo archetti di 2 catenelle e li chiudiamo normalmente al centro dell'archetto sotto, come abbiamo fatto fino a qui.
L'ultimo archetto lo lavoriamo di una catenella come abbiamo fatto fino a qui, saltiamo un punto e lavoriamo i 10 punti bassissimi. In totale fino a qui abbiamo lavorato 48 righe di archetti. Da qui in poi lavoriamo a giri e costruiamo anche i manici. Fino a qui ho lavorato con un uncinetto da 5,5 mm, da qui in poi lavoro con un uncinetto da 4,5 mm. Lavorata l'ultima riga, non giriamo il lavoro, iniziamo lavorando delle catenelle, tutte quelle che servono per fare il manico, poi lavoriamo sul contorno della borsa, poi di nuovo catenelle per l'altro manico e poi ancora sul contorno della borsa. E poi continuiamo a lavorare a giri intorno. Mettiamo un marker nel punto basso centrale della parte bassa della borsa e per trovare questo punto basta contare gli archetti. Abbiamo 24 archetti, a 12 archetti mettiamo un marker sul punto basso da una parte e anche dall'altra. Per i manici io lavoro 60 catenelle, voi lavorate tutte le catenelle che servono per ottenere la lunghezza che volete per il manico. Lavorate tutte le catenelle che ci servono, le agganciamo dall'altra parte e qui lavoriamo sulle catenelle iniziali, sul dietro delle catenelle iniziali. Prendiamo solo il filo dietro e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto bassissimo, quindi 10. 9, 10. E poi lavoriamo 2 punti bassi in ogni archetto di 2 catenelle. Saltiamo il punto basso e lavoriamo solo negli archetti, 2 punti bassi in ogni archetto. Un punto basso nell'archetto di una catenella, un punto bassissimo in ogni punto bassissimo, prendendo sempre solo il filo dietro, e ripetiamo anche da questa parte. Adesso lavoriamo lo stesso numero di catenelle che abbiamo lavorato da questa parte, poi le agganciamo di qua e su questo lato lavoriamo di nuovo 10 punti bassissimi prendendo solo il filo dietro del punto e 2 punti bassi in ogni archetto di 2 catenelle, un punto basso nell'archetto di una catenella e 10 punti bassissimi nei 10 punti bassissimi. E ci vediamo qui per iniziare il prossimo giro. 10. E così abbiamo finito il primo giro. Da qui in poi lavoriamo a spirale, quindi non chiudiamo il giro, partiamo direttamente dalla prima catenella e lavoriamo un punto bassissimo in ogni catenella. Entriamo nella catenella lasciando davanti solo il filo sotto e lavoriamo un punto bassissimo in ogni catenella. E mi raccomando, questi punti bassissimi non lavorateli troppo stretti. Se pensate di lavorare troppo stretto, usate un uncinetto un po' più grande. E poi andiamo avanti a lavorare un punto bassissimo in ogni punto, prendendo sempre solo il filo dietro di ogni punto. Anche sui punti bassi del giro precedente. Andiamo avanti a lavorare un punto bassissimo in ogni punto, prendendo solo il filo dietro del punto, fino ad arrivare a 3 punti dal marker che abbiamo messo a metà degli archetti. E qui facciamo delle diminuzioni. Per fare la diminuzione entriamo nel prossimo punto prendendo solo il filo dietro, nel successivo prendendo solo il filo dietro e portiamo fuori il filo da tutto. E lavoriamo 3 diminuzioni.
così. Proseguiamo a lavorare un punto bassissimo in ogni punto e poi in ogni catenella fino ad arrivare al marker che abbiamo sull'altro lato della borsa, dove lavoreremo 3 diminuzioni uguali a queste. Completato il primo giro, continuiamo a lavorare giri uguali a quello che abbiamo appena lavorato insieme, ripartendo dal manico, e sul manico nel secondo giro, solo nel secondo giro, forse è un po' più difficile distinguere i punti sono questi dove vediamo bene la catenella del punto. Entriamo sempre solo nel filo dietro di ogni punto e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto e 3 diminuzioni in corrispondenza dei marker. Sono andata avanti e ho lavorato 8 giri come quello che avevamo visto insieme, lavorando sui manici, sul contorno della borsa, poi ancora sul manico e sul contorno della borsa. Un punto bassissimo in ogni punto, prendendo solo il filo dietro di ogni punto, e sui lati, dove abbiamo messo i marker, in ogni giro ho lavorato le diminuzioni. In questo modo la borsa prende questa forma e sul lato in parte si chiude. Io ho lavorato 8 giri. Nei primi 5 giri ho lavorato 3 diminuzioni su ogni lato come avevamo visto, e negli ultimi 3 giri ho lavorato 5 diminuzioni in ogni lato. Per lavorare 5 diminuzioni iniziamo a chiudere insieme 2 punti da 5 punti dal centro. Qui non serve spostare il marker, si vede dov'è il centro. Da qui contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e cominciamo a prendere 2 punti insieme per 5 volte. Voi potete lavorare 8 giri come me o anche un paio di giri in più a seconda di quanto grande volete che rimanga l'apertura della borsa. Oppure, se volete la borsa un po' più chiusa, potete lavorare sempre 8 giri ma iniziare a fare 5 diminuzioni prima, quindi lavorare più giri da 5 diminuzioni. In questo modo la borsa verrà ancora un po' più chiusa sul lato. Questi giri iniziavano da qui, perché nel primo giro abbiamo iniziato con le catenelle e poi i punti bassi, e quindi il giro finisce qui. Finisco anche l'ottavo giro lavorando 5 diminuzioni qui e poi un punto bassissimo in ogni punto fino a qui, e poi vi mostro come rendere tubolare il manico. Se invece preferite potete lasciare il manico così com'è e chiudere qui con l'ultimo punto bassissimo e la borsa è finita. Se quando fate le diminuzioni non riuscite ad entrare normalmente nel secondo punto, potete usare l'uncino dell'uncinetto per entrare nel punto più facilmente. Completato il giro, tagliamo il filo lungo circa 2 volte e mezzo la lunghezza dei manici, quindi diciamo poco più di 1 metro. Infiliamo il filo in un ago da lana grosso, senza punta, e adesso vi mostro come cucire il manico per renderlo tubolare. Da questa parte usiamo il filo di fine lavoro, sull'altro manico tagliamo un pezzo di filo lungo, ma la cucitura è identica. Da qui partiamo da un punto, dall'altra parte lasceremo una codina di filo che poi nascondiamo. Sul lato dell'ultimo giro del lavoro lavoriamo entrando sempre solo sul filo dietro dei punti, da fuori verso dentro, diciamo così, da un punto all'altro.
Dall'altra parte abbiamo le catenelle iniziali. Questa prima riga di fili che vediamo qui sono le catenelle iniziali. Dietro c'è questo nodino, questa gobbetta, quindi riconosciamo la prima riga di fili perché dietro non ci sono più righe come queste, una sotto l'altra, ma ci sono queste gobbette. Quindi da questa parte prendiamo questa riga di fili, sempre da fuori verso il centro della cucitura, da un punto all'altro. E qui usate un ago grosso in modo da non entrare nella trama del filo. In alternativa potete usare il dietro dell'ago per essere sicuri di non entrare nel filo. Il filo nasce da qui, quindi partiamo da questo lato. Solo per partire, solo per iniziare, da dentro verso fuori su un punto, e così faremo anche dall'altra parte quando avremo il filo tagliato. Da questa parte cominciamo a cucire, come abbiamo detto, da fuori verso il centro, dal primo punto dopo la fine del lavoro al successivo. E andiamo avanti così. Qui rientriamo nel punto da cui parte il filo della cucitura, da qui, e andiamo al successivo. Vedete che qui sotto c'è la gobbetta, quindi questo è il filo che dobbiamo prendere. E la stessa cosa facciamo di qua. Il filo nasce da questo punto, quindi iniziamo da questo punto e passiamo al successivo. Da questo punto al successivo. E con questo tipo di cucitura potremmo lavorare qualche punto e poi tirare il filo, ma essendo questo filo parecchio rigido vi consiglio di tirare un punto alla volta man mano che li lavorate. Io li ho lasciati aperti per farvi vedere, ma voi tirate bene ogni punto ogni volta che lo lavorate. E proseguiamo, il filo esce da qui, quindi ripartiamo da questa parte, dal punto da cui esce il filo, e lo vediamo perché è già aperto, è già deformato, al successivo. Da questo al successivo. E questo è il risultato che otteniamo. Andiamo avanti a cucire tutto il manico fino all'ultimo punto dall'altra parte del manico. In questo modo nascondiamo il filo sul retro
e nascondiamo il filo all'interno passando tramite qualche filo. E questo è il risultato. Nascondiamo tutti i fili tra i punti sul rovescio del lavoro. E la borsa è pronta e non pensavo di sentirmelo dire, ma mi piace tantissimo. Io non la fodererò, la lascerò così. L'ho pensata per la spiaggia e per la spiaggia mi piace tantissimo. Voi se volete potete foderarla, potete mettere una chiusura qui sopra e potete usarla ovviamente anche in città. Oppure possiamo usarla in città anche senza foderarla, inserendo magari un beauty o una bustina in cui mettere le cose piccole che non vogliamo che si vedano e che non escano dai forellini della lavorazione. Fatemi sapere cosa pensate di questo progetto, se vi piace e se lo farete. In tantissimi mi avete chiesto di fare borse. Io, sapete, non sono da borse, ma quest'anno mi sono lasciata tentare da questa cosa che avevo in mente da anni, e cioè di fare una bella borsa per il mare. È super capiente, alla fine ho usato solo 3 etti di filato, quindi anche leggera. Spero vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. E se fate questa borsa ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!